si scatenasse una qualche forza liberatrice, la riscoperta del corpo, una liberazione dalla gabbia dell'identità, la distruzione dell'io, la fine della competizione, la rinascita dell'empatia e dell'amore. E c'è bisogno di spiritualità, c'è bisogno di riti, rituali. A me piacciono quelli in cui ci si immerge in un pattern che si ripete quasi all'infinito. Ti lasci trasportare, in qualche modo sospendi il giudizio, la volontà di comprendere, entri in uno stato di ipnosi. Questa musica si muove a spirale e ti tiene lì, con pochi semplici suoni o parole. È lì presente, in quell'istante, in quel momento. La ripetizione che ti porta sempre punto da capo, purificatrice, rituale, rigenerante. Rinasco, mi sento libero, torno bambino e sembra che la vita e il tempo si fermino. Si rimane lì sospesi. In qualche modo pensi che non morirai. Allora, Antipop, l'avventura che finalmente è arrivata in streaming in esclusiva su Mubi, infatti siamo nello spazio di Mubi Italia con i protagonisti Marco, Cosmo e Jacopo Farina, il regista. Allora, che avventura è stata? Voi vi conoscete da tanto tempo e soprattutto avete già lavorato insieme, però immagino che tradurre anche un tipo di lavoro abituato a un linguaggio, quello dei videoclip musicali, su un altro tipo di storia non sia stato facile. Da quando ci conosciamo? Dal 2013? 13. Sì, quando abbiamo fatto le prima. foto ai Dream to Me Sarà per 13-14, ma ci siamo Sì. conosciuti prima in realtà forse. Ci siamo conosciuti a un festival, Sì, 2012 sarà abbiamo stato. sentito le prime robe di Cosmo e ho detto dai Fico, mi piace, facciamo qualcosa, ti chiamo, poi devo farti le foto. Facevo Hai fatto le foto ai Dream to per Me di Contrasto, quell'anno? io lavoravo per Contrasto e abbiamo fatto le foto ai Dream to Me. Ero venuto a Piverone, ti ricordi le prove? Sì, ma era una roba da freelance, proprio da scappati di casa, perché era preso Sì, infatti bene. non mi ha neanche pagato. Scappati però. di casa. C'aveva un soldo all'inizio. Era sperimentare, Io c'ho diciamo. ancora dai. la mail che ti ho mandato. Ehi Marco, ciao, senti, ma mi piace l'album Questo che di hai Cosmo fatto, poi subito. il primo che avevi fatto di Cosmo, sì? Perché non facciamo io? No, il secondo. Io avevo già sentito il primo, Ah. no? Yeah, E allora dicevo, senti, ma per il futuro, io ho fatto dei videoclip indipendenti, tipo Zen Circus, insomma, un po' di cose indipendenti, ho detto, dai, facciamo qualcosa assieme. E c'era la mail, guarda, mi spiace, ma Confermi, non abbiamo Marco? soldi. Sì, era proprio un Confermo. periodo. Vabbè, ma Fact checking. si vede anche nel film, comunque c'è un periodo in cui c'era culo a terra, devo dire, no? E quindi lui si è proposto quel periodo, ma perché non facciamo? E quindi ha pazientato poi per essere pagato, perché c'era la con le volontà di prime pagare, ma date, subito non c'erano con le i soldi. prime date del tour, Mm. con le prime date del tour, poi hanno raccolto i soldi per pagarmi, ma io in realtà lo volevo fare L'ha fatto mesi prima. perché mi piaceva la musica. Che era E il poi video delle voci. È stato Le Voci, sì, il mio primo video che ho fatto da solo, perché prima era un collettivo che si chiamava Sterven Younger, che voleva dire morire giovani. E poi si è sciolto il collettivo e, Sono morti E giovani. quindi, e non eravamo più giovani. come da noi. Sì. Marco, e quindi l'idea di fare un film ti ha fatto anche paura? Un docufilm? Sì, nel senso che me l'ha proposta ovviamente Jacopo, perché lui appunto dopo anni che mi ha seguito con i videoclip, ma anche non so, in tour, in diverse situazioni, un sacco di filmati con cui potrebbe ricattarmi. Tra l'altro. Tantissimo, c'è la cartella ricatto. C'è Beh, la molti cartella sono ricatto. nel film. No, ma c'è no, peggio, quelli garantisco. off. Ok, quelli off. C'è un altro film. Cioè.
si potrebbe girare. No, però dopo tutto questo lui dice: ma perché non tiriamo le somme, non facciamo un documentario? Io ero, te lo può dire anche lui, ero scettico, se non proprio contrario, nel senso... Come per i videoclip. Sì. No, beh, no, a sto giro era più strano perché un videoclip comunque un videoclip Sì. diciamo motivi economici, ma in realtà i videoclip li volevo sempre fare. Fare un film su di me mi sembrava un po'... boh. E quindi Rischia ovviamente l'esaltazione, c'è dici stata... tu. No, più che altro l'idea dice, ma cioè, non poteva venirmi a me l'idea, nel senso che era come se non avessi la visione, lui aveva la visione esterna comunque, quindi lui aveva già magari, no? Sì, Qua c'è qualcosa qualcosa di avevo bello da immaginato, narrare, però... io... Sì, sì. Non è che sapevo cioè, non No, è che sapevo, chiaro. c'era una sensazione, perché comunque le musiche di Marco, che tra l'altro ricordo che si chiama Jacopo, Sì. il secondo nome. Marco Marco Jacopo. Jacopo Bianchi. Esatto. No, le musiche, quando abbiamo fatto le voci, io poi ho fatto tanti altri videoclip, però c'è stata un'attitudine che secondo me non c'è stata in molti altri videoclip che ho fatto. È stata proprio una sensazione... Quello delle voci in particolare secondo me Punk. è il top, quel video lì, è perché c'è stato proprio... Era molto vero. Mi è era- capitato altre volte nella vita poi dopo di fare quel tipo di... però l'ho messa a fuoco con quel set lì, era il videoclip fatto a cazzeggio, no? Cioè andiamo in giro senza sapere cosa succederà e riprendiamo. Vediamo che È Perché non molto c'erano bello. soldi, non c'erano Certo, Infatti è non è che vero, c'era uno non c'erano script. soldi e quindi C'era veramente lui fa, andiamo in giro in ok, queste nelle vostre zone. pensiamo no? un'idea. Ok, ma che idea devi fare realistic? Perché è facile dire, ok, Io all'inizio- facciamo il mega video, ma non ci sono, cosa facciamo? Io avevo anche lui, era subito stato affascinato dal fatto della provincia, no? Della zona in cui vivevo. Wow, la trovava, aveva uno sguardo esotica più dal suo punto di esotica. vista, no? Io invece dicevo, ma che cacchio facciamo al Burolo? Per esempio, dovevamo andare... Al Burolo, cioè tutti dei posti veramente vicini di Ivrea che mi Invece sembravano lo ancora sguardo più- da e all'inizio- fuori. Esatto, all'inizio io ero tipo un po', con i Drink to Me, lo dico sempre, noi dicevamo, quando contattavamo magari uffici stampa o locali per suonare, che eravamo di Torino, perché spiegare siamo di Ivrea era come dire, Sì, boh, dice, di ecco dove qua. sei? No, più che altro magari avevamo paura che uno non sapesse neanche cosa cacchio fosse Ivrea. Ma almeno tu eri tu, E io perché da io lì che ho molti tuoi iniziato colleghi proprio si a- sono finti manager di loro stessi, uffici stampa di loro No, stessi. beh, quello è normale, cioè, all'inizio te le fai tu le cose. Però il fatto della città d'origine messa così davanti, ho iniziato a farlo da quel momento là. Il video dopo poi era quello, lui tra l'altro dopo il video delle voci si è ammalato, non mi è avete stato male 2 ucciso, settimane. perché io dovevo andare in albergo da Anto con una L'ascoltavo. stanza che c'era libera, solo che a un certo punto hanno prenotato quella stanza e mi ha messo sul tetto, se è l'inverno a febbraio senza riscaldamento. Ma te lo meriti. Insomma, non mi- Era una prova, No, Jacopo, no, una prova vabbè, di resistenza. Comunque si è ammalato in quei settimane dopo, poi abbiamo girato con una GoPro il giro Broncopolmonite. in video il carnevale di Ivrea, veramente fatto a cazzo di cane, con ancora meno budget ovviamente. Però per la prima volta in quel momento lì ho tirato fuori il fatto che ero di Ivrea. E invece qui è proprio è il cuore, diciamocelo, No, cioè, nel senso questo racconto è, Esatto, però è dentro Ivrea in cioè, maniera lui ci ha visto subito inscindibile. qualcosa di queste zone, io ero un attimo più, però... No, allora, la canzone delle voci era una canzone bellissima, incredibile, che mi aveva colpito, mi aveva toccato anche nel profondo e avevo sentito che c'erano delle tematiche molto potenti. E all'inizio mi ricordo che avevo fatto un po' di disegni, un po' di idee, ti ricordi? Era un po' costruito, no? E poi in realtà abbiamo più o deciso meno, però di- c'erano un sacco di azioni abbastanza libere, però mi ricordo. Sì, ma Però avevi fatto un elenco. all'inizissimo ancora c'erano delle cose un po' indie, eccetera. Poi ne abbiamo parlato, ho detto no, Ah, facciamo è qualcosa di vero, realistico. ancora no? più vero, è E vero. allora vero. c'era una scena che dovevamo girare, tipo, dovevamo andare al bowling. Sì, che poi quella ho cosa. scoperto che era Siamo andati chiuso al da bowling, 2 era anni. chiuso Ecco, da anni. appunto, a 2 anni proposito, che era no? chiuso l'attività. Era chiuso da anni, allora abbiamo detto, ok, avevamo questi fuochi d'artificio Li abbiamo sparati dall'automobile. addosso, tra di voi, tra te e Ah sì, si Giacomo, sparavano io e Giacomo addosso. nel Un parcheggio, periodo, mezzo alla due mine nebbia. vaganti. Marco, a proposito del film, colpisce molto infatti che tu sia la voce narrante che però di fatto compare in video Non nei sono filmati intervistato. esatto, nei filmati di repertorio poi. Mm. Quindi quelli più... È una cosa che è venuta man mano l'idea, perché all'inizio c'era l'idea dell'intervista, poi pian piano Jacopo fa, ma forse guarda che non ti intervisto nemmeno. A me è piaciuta la cosa, subito, perché ho detto questa è già un tocco interessante, perché comunque
da lì si è aperto poi, diciamo, lo spiraglio che abbiamo capito poi cosa si poteva fare, no? Cioè, è stato lungo la gestazione del film, anche perché le strade narrative, cosa vuoi fare, a un certo punto, appunto, devi chiarirtelo dove vuoi andare a parare, no? Io di fare il film che andasse a autocelebrarmi... Non lo è, infatti. No, non volevo quella roba lì perché Non secondo aveva me c'era senso. qualcosa di più interessante da raccontare. E poi man mano, penso, Ma poi sì, dietro, non- intervistando mia famiglia è venuto poi fuori, dici cazzo, no? Sì, sì. Beh, Possono diciamo parlare che, loro. diciamo che io sono sempre stato molto colpito dai live, quando sono andato, anche dall'inizio, dalle prime sala prove, quando venivo al Piverone, dall'energia che sentivo sua, dalla musica. Quindi comunque lui c'è sempre in forma di musica. Allora era interessante mantenere Quello è questa energia musicale, perché alla fine tu ok, vai in concerto, c'è lui che canta, ma in realtà vieni attraversato dalla musica. E allora mi ricordo una volta col montatore che a un certo punto io ero veramente ossessivo sul montaggio, perché doveva essere ogni cosa al millimetro, è stato molto complesso montarlo. Però fa, "Guarda, Jacopo, non è mica un musical." Sì. Sì, sì, perché deve trasferire, cioè alla fine comunque Cosmo È un'energia, Cosmo è appunto, no? un'ergia, è anche Che una attrae parola, Alla fine la prima è cosa la che io musica. faccio è musica. Cioè. E quindi poi la Però siete protagonista riusciti a tradurlo quello. anche in un linguaggio appunto cinematografico che non è appunto un'operazione per niente, Ma per secondo me niente la mia musica in immediata. realtà si adatta molto bene al è cinematografico. perfetta, è perfetta. In L'ho sempre generale Sì. detto. penso, cioè, non so, Questo me ne sono reso sicuramente. conto davvero anche Questo vedendolo proprio nel sicuramente. film, ho detto cacchio, in effetti, e la sto focalizzando sempre più, devo dire anche dopo questo film, sto focalizzando sempre più che mi piace quella sensazione da film nella musica. Quando scrivi una canzone, e viene fuori una canzone e dici wow, questa roba è da film, cioè ti fai un film, capito? E mi piace il fatto di questa qualità della musica, quindi la sto mettendo a fuoco anche Come scelta. come desiderio, sì. Beh, ci sta. Una cosa che emerge anche tanto la paura, in realtà, no? Tu dici, avevo paura che fosse l'ultimo disco, anzi ne ero certo, quasi più che No, paura, infatti a me quasi è un venuto paura. esorcismo. In realtà, ti chiedo però, è un esorcismo a vederlo col senno di poi, oppure era oggettivamente, per te era andata? Ah, Quando il tuo sì, disco di maggior successo tu l'hai fatto pensando che fosse la tua firma finale. sì, ma più che altro mi sono proprio reso conto che ogni volta che ti fai delle aspettative ti stai pigliando un rischio enorme, perché se hai delle aspettative hai un 50% di probabilità di una delusione comunque. Se non hai aspettative sei più easy. Quindi alla fine è stato un momento, quello lì è stato un momento, perché poi in realtà tutto il resto della mia carriera musicale l'ho vissuta abbastanza con l'entusiasmo di fare quella cosa concreta che stavo facendo in quel momento lì. E nel momento in cui mi venivano le aspettative, io sentivo frustrazione, capito? Cioè vorrei sottolineare questa cosa, ma lo dico anche a chi inizia o chi vedo che parte in fotta, che vuole fare, capito? Che soprattutto adesso in questo periodo in cui l'ambizione numerica tra un po' supera l'ambizione Sì. qualitativa della musica, no? No, credo Quindi sia io- già successo, sì. Sì, è già, se questo Sì, periodo sì. è così, no? E quindi tutto il consiglio che mi sento sempre di dare, no, parti sempre, prima di tutto te la devi godere mentre la fai, divertirti, e poi parti poi senza nessuna, cioè non bisogna pensare faccio un musicista, ma infatti non ho quasi mai pensato, e nel momento in No, cui lo l'ho dice, pensato, molto che ho evidente. vissuto la delusione, no? In realtà è meglio andare a testa bassa e metterci il cuore in quello che fai e basta, e poi trovarti sempre il piano B, avere sempre un piano B pronto. Volevo chiedervi anche il vostro rapporto col tempo, perché secondo me questo è anche un film sul tempo, non solo quello che è passato, ma anche equamente distribuito in realtà nella resa finale, no? Da dove si parte, e poi a un certo punto ovviamente il racconto di quello che poi è stato, l'importanza di prendersi il proprio tempo, poi Marco l'ha detto più volte, che relazione c'è, se c'è, Col in tempo che misura è di questo difficile film col non avere tempo? una relazione con il tempo, soprattutto quando cresci. Però si fa finta di no, no? Si fa Sempre più finta. spesso, Lo so, dicevo però il Marco. tempo passa
e io tipo ho 34 anni, quindi un po' di tempo fa, visto che ne ho compiuti 40 non molto tempo fa, e facevo tanti lavori veloci, tanti videoclip, tante cose che mi davano serotonina, ho sempre lavorato tanto da quando ho 20 anni, però a un certo punto mi sentivo un po' che avevo bisogno di fare qualcosa anche per giustificare il tempo che passa, di concentrare tantissimo tempo, di provare a concentrare tantissimo tempo in un qualcosa che è molto simile per me a un figlio, perché questo film per me è come aver partorito praticamente, e quindi Sì, quasi come lungo quanto 3-4 gravidanze. 3-4 gravidanze. Esatto, quando avete iniziato? 3 Nel anni. 2019? Adesso sono venuti 3 anni. 3 anni, c'è stata anche la pandemia di Sì, mezzo. infatti interrotto. Però, Ripensamenti. però ecco, diciamo, crescendo senti sicuramente l'ansia del tempo che arriva. Ecco, questo lavoro mi ha aiutato molto a rilassarmi, perché ho capito che il periodo di frustrazione di tutti questi anni è stato molto anche in parallelo con quello che è descritto nel film. Quindi è un tenere duro e perdurare con la frustrazione è importante, diciamo, per arrivare poi al mantenere. E quindi questa cosa mi è servita molto a confrontarmi con il tempo. E adesso che si è conclusa, mi sento comunque rilassato e mi sento anche in linea con il mio tempo e non più preoccupato di fare sempre costantemente videoclip, la cosa giusta per quello, poi passa, cioè di continuare a fare cose, ma anche di permettermi la pausa. C'è un libro molto bello, Vita contemplativa, che sto leggendo adesso, di questo filosofo coreano, che parla di questo, sì, Byung Chul Han, non so se l'ho pronunciato bene, però dice appunto che viviamo troppo nell'immediatezza, invece dobbiamo iniziare anche ad annoiarci, a guardare e basta, per poterci caricare. Cazzeggiare è fondamentale. Cazzeggio è una delle parole che ripeto di più Cazzeggio è ultimamente. fondamentale. Che richiede tempo, per l'appunto. Ah sì. Bisogna... No, è la scelta di impiegare il tempo. Osservare. Bisogna ritagliarselo. Un po' di backstage. L'ozium dei latini. No, noi non inventiamo niente. L'ozium. Cioè, dobbiamo recuperare. Un po' di backstage. Avete scazzato per fare... Minchia. Come fai a saperlo, scusa? Tantissimo. Come fai a saperlo? Dedotto così. Quanto? Beh, e per cosa soprattutto? Per tutti. Non mi ricordo neanche, ma perché poi, vabbè, per me appunto, ti ripeto, il fatto di fare un documentario su di me già mi innervosiva, perché che cazzo ne so io, non volevo saperne niente, e io ho detto non voglio saperne niente. Di me proprio. Fate tutto voi. Poi vedo, mamma che cazzo è sta roba? No, insomma, poi è stato, più che altro, forse è difficile. Per me era difficile relazionarmi con questa cosa che riguardava me, e rimanere obiettivo su quello che vedevo. Certo. E quindi a volte io per dargli un feedback magari passavano dei mesi, perché dovevo rimuginarci, no? Sì, certo. Cioè non riuscivo a dargli... dico no, aspetta. Poi magari 2 o 3 mesi dopo dicevo guarda, secondo me... quindi lui mi cercava di avere informazioni, ma io ero lì che tipo... dovevo farla macerare, perché sentivo che comunque non dovevo dare retta alla mia prima impressione. Beh, ma no? Giustamente è anche un carico emotivo, c'è una roba comunque importante guardarsi, io ti capisco, infatti comunque... Io avrei dovuto chiosare quello che lui faceva, no, ma con non il potevi voice over, fare questa cosa subito. in cercare in qualche modo di magari con il voice over fare un collante, no? Certo, anche un po', quindi era un ruolo abbastanza performativo. Però è la mia vita, quindi cioè, le tue persone poi, perché era abbastanza stressante, però questo lavoro mi ha anche insegnato l'importanza della pazienza. Sì. No, veramente, perché comunque sempre nella frustrazione, pazienza, avere un po' l'obiettivo, perché comunque io devo dire che Marco, nonostante le grandissime, diciamo, problemi che abbiamo avuto lungo per fare queste cose, però ha sempre mantenuto il mio lato artistico e creativo totalmente puro, di essere libero, come nelle voci, ma questa è una cosa che fanno veramente poche persone, e quindi è per questo che ho voluto... Io andavo anche... sul dettaglio magari, su certe robe, magari andavo a digerire anche alcune cose. Digerire delle robe, magari andavo a vedere magari certi collegamenti, certe cose, poi ci tenevo tanto alla verità fattuale. Sì, che non un regista giustamente che però non si può dire artefatto. tutto. No, esatto. Cioè tutto vero, però bisogna tagliare. Cioè, però anche è vero che lui ti magari dava delle sfumature che io vedendo fuori occhio, che magari poi la gente capisce così, invece voglio che sia chiaro, ti ricordi, boom. Quindi andavo a chiasare
perché volevo che fosse più vero. Io tipo quando vedo i documentari in cui sai che c'è una romanzatura forte, no? Ti stranisci, come quello dei Queen, di Freddie Mercury, ne so che certe sono un po' cacate, mi dà fastidio perché penso che a volte la vita reale, quello che succede davvero è interessante già così com'è, no? Quello su cui a un certo punto ho fatto pace è che non poteva raccontare tutto. No, non si può raccontare. E quindi ho detto, ok, ha tagliato delle cose fuori, ci sta. Ma per Alla fine forza. ci sta, perché quando l'ho visto che rotolava bene, no, a un certo punto ho detto, oh, adesso rotola, chi se ne frega che manca quello ho messo quello, vai, rotola, va giù, mi piace. Gira benissimo. È tutto sì. un fatto di fruizione poi, alla fine, estetica anche tanto, no? Che ti... Sì, beh, molto anche narrativa, diciamo che ci sono degli incastri, cioè estetica / narrativa. Sì, perché... estetica in senso lato, intendo proprio che tu fruisci di una cosa, è un'esperienza che ti porta a godere È un di bel quella- viaggio oggettivamente, va anche però via. ci è voluto un po'. Se beh. fossimo Allora, viaggio, accontentati posso dire che subito- viaggio è la parola più adatta, nel senso che fondamentalmente anche Io una userei ragazza... più l'inglese trip. Beh, decisamente, No, scusa. decisamente. No, ho detto cazzo di decisamente. cane. È importante prendersi delle pause, è No. importante viaggiare liberamente Non so un po', perché. ed è, diciamo, il viaggio è anche un viaggio che si concatena con la scoperta, con la ricerca. Quindi, per esempio, anche una cosa che mi sento di consigliare... Romanzo di insomma, formazione. il romanzo di fantasia, però No, sto sperando, non sappiamo no. niente. Ti Era capisco. impossibile scrivere questo film prima. Per fare un film tu devi scriverlo prima, poi trovi la posizione. Però la parte di ricerca... Allora c'è stata una parte di ricerca, quando mi hai detto vai dai miei, io non mica li conoscevo. Ah no. E quindi... Ah no, così? Ma va... No, Tu cioè, l'hai conosce- spedito... no, No, mi ha spedito da suo padre così. Ah, così? Sì, sì. Beh, ti ricordi, Senza mi ha detto, vai dai preamboli. miei... ridendotela un po' dietro, dice guarda cosa troverai, diventa interessante, che io non conoscevo, cioè perché dicevo ok, magari c'entra con la musica, cose eccetera, e invece interessante perché avevano delle storie da dire totalmente parallele, no? Certo. Totalmente, e quindi è stato una scoperta, io non li conoscevo. Io No, pensavo che negli anni magari vi una fosse- cosa questo molto Cioè? che io all'inizio quando vedevo le restituzioni che lui mi ha fatto il montaggio insomma delle interviste mi fa guarda ho fatto guardavo e dicevo cazzo ma Jacopo ma non ha chiesto cioè questi non parlano i miei genitori non parlano di me da bambino non parlano di me cioè è un po' strano però cioè ma minimo poi in realtà è diventato proprio la cifra quella lì no? Cioè che loro non parlano di me Beh, ma adesso, No. non so come parlano dice- mai di me però No. scusa, Capito? Anzi, sullo assurdo, scambio cioè- musicale è un video di E repertorio, quando l'ho infatti. inquadrato, Posso, quando quanto tua mi piace mamma... sta roba. Scusa. ma no, nel senso, no? Tu ti chiami Cosmo, energia, il cosmo diciamo è pieno di galassie, cose, stelle, eccetera, eccetera. Se quello è tuo padre, qualsiasi cosa che dice parla di te. Però ovviamente, cioè, capito, Quello che io vedevo, sì, non chiaro. nel periodo di Cosmo, No, no, infatti poi era che ne proprio- sa il papà di Cosmo, visto che diciamo era un periodo anche abbastanza breve della tua vita rispetto a anche come domande Sì, poi era te, già certo. via di casa, anche via di casa. ma poi anche la cosa bella dei tuoi, diciamo che ti hanno sempre lasciato. Insomma, ognuno c'ha i suoi trip, i suoi viaggi Appunto. nella famiglia, no? Ah. E quindi è stato bello entrare nelle reti, perché poi quando tu chiacchieri, parli, ognuno ha delle cose che l'appassionano, no? Su cose di sé, eccetera. E quindi era bello restituire, come la prima volta che sono andato, ci sono alcune cose che gli si illuminavano gli occhi, Certo. anche il Fidel discorso Castro. Fidel Castro. Sì, esatto. Beh, ma- Contentissimo. Cioè, Tra l'altro, Santini, Cuba, tra l'altro la Fidel tua Castro, famiglia ha un chiaro. sacco di politica, anche da un estremo certo. all'altro, anche di, no? Di Sì. grandi fughe, di... mo- Di estremi, Sì, sì. di ricerca del... Comunque un filosofo. C'è scritto I'm not a DJ, ma è un filosofo. ma filosofo. Sì, forse dovresti sì, da rivedere il cappellino, perché comunque c'è un'importante filosofia. A proposito di famiglia, amore, amici, ovviamente compagni davvero di viaggio di sempre dal punto di vista professionale, che riscontri poi avete avuto del finale di questo antipop? L'hanno visto? Gli Sono amici? rimasti, quella sintesi che voi avete ovviamente approvato è stata accolta come? Bene, non Bene. so. Sono gasato. Chiunque, no, chiunque, davvero. Allora, cioè, una cosa secondo me importante è questa. Quando parliamo con
la nostra ragazza, il nostro ragazzo, e mandiamo un messaggio, come va, però abbiamo litigato, non c'è dentro la cosa emotiva, e quindi tu scrivi una frase e dici, no, ma la mia frase non è quella che intendi tu, perché litighiamo? Le parole sono complicatissime, sono un mezzo molto scarso per comunicare, no? E invece noi comunichiamo emozionalmente, ok? Per me questo film è un modo di comunicare con i miei amici, di un modo di comunicare con mia mamma, con mia zia, con lui, e quindi è un discorso con dentro delle emozioni, anche delle parti emotive, cioè è come un po' la musica per Marco, cioè è molto immediata la musica, no? Ti colpisce, vai al però suo puoi tuo anche concerto. comunicare male anche con no, la certo, musica. diciamo Cioè, che in questo caso devo dire certo, che sta arrivando bene. proprio Sì. bene, nel senso, Sì. i feedback sono veramente... Da persone molto diverse, devo dire, questa è una Tipo? cosa che mi fa strapiacere. Beh, Cioè, tendi da ad mia addetti ai zia, lavori. da mia zia che non è molto dentro ai film, però comunque è un discorso anche di famiglia, cioè, l'ha molto colpita. Ha una ragazza che si era commossa. Mi Alla ricordo critica, tutte le cose critiche che abbiamo letto, sono per ora super sono tutte entusiasta. molto, molto, molto buone, ma anche insomma a mio fratello, mia mamma, ti è piaciuto tua mamma sicuramente? Cioè, i tuoi Ma loro genitori, sono dentro, lo sono di so, è parte. più complesso. Noi aspettiamo quindi sempre per vedere su Mubi anche la seconda parte, lo spin-off di tutte le parti ovviamente che avete tagliato. Non posso, Ci dei sono. figli... L'archivio segreto, dici? Sì, la certo, cartella, certo. Non voglio farmi la scatola togliere il nera? No, questo no. No, ma in realtà, dai, è tutto molto dolce, tutto Tutto bello. regolare. Anche i ricordi, devo dire, bei ricordi. Io non ho così tanti ricordi come tu di filmati, così. Poi il nonno faceva delle foto anche molto belle. Sì, non e è la cosa logico. interessante è anche quanto cambia tutto, perché negli ultimi anni c'è stato un cambiamento tecnico forte, no? E quindi questo documentario abbraccia anche tante... Sì, assolutamente, Perché, tecnologiche proprio. e no? le Certi tecnologiche. video fatti con magari con le compatte digitali, Quelle tipo terribili 2010, del i 99, primi del cellulari, 2000, sì. Che magari non avevamo l'iPhone, avevo queste compatte così, però un po' Sgranatissime. sgranate. E da ora in streaming questo capolavoro del cinema italiano, Antipop di Jacopo Farina. Buon viaggio Mubi. su Mubi. Divertitevi. È paradossale, è assurdo, nel momento in cui salgo su un palco per esibirmi, eppure vorrei proprio questo, scomparire.